Ciao a tutti ragazzuoli, finalmente sono riuscito a trovare il tempo di parlarvi di una delle ultime creazioni di Farin's Frame, che è il Geco 5 pollici. Eccolo qua ragazzi. Questo è un frame molto particolare, io ormai ci volo da più di 5 mesi, l'ho pluritestato, questo è un frame che ha visto tutti quanti i bando di Roma ragazzi, e adesso è giunto il momento di parlarvene. In questo video non vi farò vedere come vola, perché sul mio canale YouTube troverete una serie infinita di video fatti con questo frame, vi potete rendere conto da soli di come vola. Oggi vi voglio parlare della configurazione. Questo è un frame da freestyle, non è un frame per principianti, questo è un frame che io consiglio di prendere quando si ha un minimo di esperienza. È un frame che richiede una certa skill nell'assemblaggio. Bisogna scegliere i pezzi con cura, ma una volta superato questo step ragazzi, questo frame dà una serie infinita di soddisfazioni. Adesso scendiamo nel dettaglio. Io l'ho smontato e rimontato almeno 5 volte, adesso vi parlerò della configurazione che preferisco e vi darò tutti quanti i miei suggerimenti sull'assemblaggio. Inoltre vi dirò i punti di forza e i punti ovviamente di debolezza. Entriamo nel dettaglio di questo frame, Farin's Frames Geco 5 pollici. Il Geco nasce come un frame da freestyle puro. Io aggiungo che è freestyle un po' più specializzato, perché questo frame qua secondo me è il frame perfetto per divertirsi nello stretto, in proximity e nei bando, perché ha un controllo fenomenale e mi consente di entrare nei buchi senza difficoltà, e soprattutto se imposto una linea sbagliata con un leggero movimento degli stick riesco tranquillamente a correggere il movimento. Tutto questo grazie al suo centro di gravità che è fenomenale, con la lipo orizzontale, i motori che sono allineati alla stessa posizione della lipo. La prima sensazione che ci avete è che risponde perfettamente al movimento degli stick. Il Geco è un frame True X, come potete ben vedere dal disegno. La bottom plate e il panino superiore sono sempre piastre da 2 mm. La parte frontale ha 2 piastre sempre da 2 mm laterali che proteggono l'FPV cam. Il tutto è ben assicurato da 3 stand orizzontali, che sono uno e gli altri 2 che passano qui dentro il supporto in TPU della cam qui sotto. Tutta questa sezione qui è assicurata alla bottom plate e alla top plate mediante questi 2 sistemi a viti con bulloni che stanno uno qui e un altro qui. Monta dei braccetti molto stretti, quindi il mio primo consiglio è quello di non utilizzare, di non inserire gli ESC sui braccetti, ma di ricorrere a un 4 in 1. Vi conviene far passare il filo immediatamente dal motore alla parte sottostante del braccetto, in modo tale che i fili rimangono protetti durante il crash. Ecco qua, potete vedere il filo passa qua sotto, l'ho assicurato con del nastro isolante fino alla scheda. Su questo particolare frame dobbiamo montare il nostro stack al contrario, perché come potete vedere le viti stanno qui sopra, eccole qua, quindi va assicurato qui sotto, ok? Quando acquistate il frame avete la possibilità di scegliere il colore delle parti in TPU. Le parti in TPU che sono incluse sono la cover, che è questa qua, progettata sempre da Farin's Frames. Questo supporto in TPU ha un'ottima progettazione e io mi ci sono trovato molto bene, difficilmente ho i yellow dovuti a questo supporto. Se avete una GoPro 6 o 7 non è più un problema, perché Farin's Frame sta producendo anche i supporti per questo tipo di telecamere. Vi spediscono anche questi gommini. Purtroppo io questo frame lo porto al 90% nel bando e quindi, come potete ben vedere qua, questi gommini sono destinati a staccarsi. Poi vabbè, io sono un amante del tap e quindi potete ben capire che questi pezzettini qua spariscono in men che non si dica. Vi viene anche spedito questo comodissimo supporto in TPU qui,
che tiene completamente distaccata l'antenna dal carbonio, e questo per evitare interferenze e per migliorare le prestazioni. Veramente complimenti, spettacolare anche questo. Qual è il difetto di questo supporto in TPU? È che per esempio se volete montare una Unify come questa mia, ok, avete due opzioni: o dovete staccare il cavetto della Unify da qua, farlo passare dentro, perché questo è un cerchio chiuso purtroppo, e la Unify con questo supporto a T che c'ha non c'entra qui dentro, quindi o staccate il filo e vi tenete intero questo supporto in TPU, oppure quello che vi consiglio io è di, come ho fatto anche qua, non so se si vede, ho tagliato con un taglierino questo pezzo qui, quindi rimane comunque abbastanza compresso, lo si stacca leggermente, si fa entrare il filo e quindi mi evito di staccare il filo della Unify, faccio passare il filo qui dentro e lo assicuro con queste fascette messe incrociate qui. Io ci trovo benissimo, questo è un quad che ha fatto dei crash incredibili e non mi si è mai rotta nessuna fascetta e nessuna antenna. Lo strap della batteria è un po' scomodo perché va fatto passare qui sotto, quindi quando si rompe è un casino per rimetterlo, bisogna fare i salti mortali, questa non è una cosa che mi piace tanto. Il cavetto dell'XT60 vi conviene montarlo lateralmente, io l'ho provato in tutte le direzioni, ma alla fine la direzione migliore è quella laterale, perché ho trovato un modo abbastanza buono per collegare la lipo. Sul Geco 5 pollici la batteria si deve mettere per forza orizzontale, però vi consiglio di provarla perché io ho notato che con la batteria orizzontale il comportamento del centro di gravità di questo quad è perfetto, è versatilissimo, si usa benissimo. Benvengano le batterie orizzontali e chiunque non l'abbia provato lo esorto a farlo immediatamente. Vi faccio vedere adesso come viene montata la batteria su questo quad. Prendiamone una. Io la metto così, in questo modo qui. Passa lo strap qui dentro, si fa passare l'XT60 qui per assicurarlo. Il bilanciatore lo mettete in questo modo qua, così non dà fastidio ai propellers. Collego tutto, assicuro questa cosa e stringo il laccetto. Eccolo qua. Questo è il modo con cui si monta la batteria. Il bilanciatore lo incastrate qui dentro, così rimane bello bloccato e non finisce sulle eliche, ok? E il consiglio che vi do è che su questo quad ancora lo devo montare, come potete ben vedere qui ci sono le viti, quindi la batteria non appoggia bene sopra il plate, quindi rischia insomma di potersi staccare. Adesso con questo modo magari no, perché è abbastanza sicura, però il consiglio che vi do è di mettere un classico pad batteria qui sotto antiscivolo, lo mettete adesivo e state a posto. Con il Geco abbiamo pochissimo spazio tra la bottom plate e la top plate. I pezzi che vi consiglio di selezionare devono essere ben studiati e soprattutto devono essere di una misura abbastanza ristretta. Io mi trovo molto bene con questo stack Olibro Kakute F4 V2 in combo con il Tecco 32 da 35 A. Per far entrare bene lo stack ho dovuto tagliare con un taglierino e accorciare il supporto in TPU che regge l'antenna della VTX. Dopodiché ho scelto una TBS Unify V3 perché è veramente piccola e c'entra benissimo su questo piccolo pezzetto che ci avete qui dietro dove mettere la VTX. Io qui ho il Crossfire, quindi il mio Crossfire è un Crossfire Micro V2, quindi è bello grosso perché sarà grosso, sarà di queste dimensioni, ma ci avete tutto quanto lo spazio che volete proprio dietro l'FPV cam, cioè qui sotto. L'FPV cam che monto qui sopra è una Foxer standard o mini come volete, Falcor, telecamera fantastica, mi ci trovo benissimo. E questo, visto che è un quad che va nel bando, ho deciso di montare questi Emax 2306 da 2400 kV che
mi sta dicendo abbastanza bene, mi ci trovo abbastanza bene, sono molto resistenti. L'Immortal T la potete montare qui dietro, trasversale sul braccio, così, davanti sul braccetto, ma dovete stare attenti, la dovete inclinare leggermente, altrimenti questa parte dell'antenna si vede nel riquadro dell'FPV cam, soprattutto se avete obiettivi grossi come un 2.1 o un 1.8. io ho scelto di mettere l'Immortal T verticale in questo modo. Sì, è vero, è un po' scomodo perché quando a terra questo pezzo si piega, ma l'Immortal T è molto resistente, quindi non mi ha mai dato problemi. Poi questo è un quad che ha preso tante botte, quindi vedete mi si è leggermente spostata, ma se riuscite a metterla perfettamente verticale, l'antenna in questo modo ha una ricezione ottimale ed è il modo migliore per montare le antenne sui quad. È chiaro che essendo questo un quad da freestyle la dobbiamo anche proteggere, in questo modo è abbastanza protetta. Ho guadagnato tantissimo in intensità di segnale posizionandola in questo modo rispetto alla classica posizione sul braccetto. Se volete potete soft montare lo stack, io qua non l'ho soft montato perché il Kakute V2 ha già il giroscopio che è soft montato all'interno. I lati negativi sono sicuramente l'assemblaggio, perché l'assemblaggio è molto particolare. Ripeto, io l'ho fatto 5 volte e ogni volta è stato un parto. Poi è chiaro che uno diventa sempre più bravo man mano che impara a conoscere questo frame, però ogni volta montarlo e rismontarlo è veramente una scocciatura. Tutto è molto compresso, i bulloni stanno qui, questo sistema non è che levo la vite e rimetto, ma devo stare attento perché poi questo bulloncino cade, lo devo riassicurare. Insomma, l'assemblaggio e la manutenzione non è proprio il punto di forza. Se rompete un braccetto si riesce tranquillamente a sostituirlo, perché è vero che tutto quanto è collegato a queste viti qua, quindi in realtà per staccare questo braccetto io devo scollegare 3 viti. Dopo, io che sono abbastanza malato, ne ho messo anche una quarta per ridurre al massimo le sollecitazioni che il motore passa ai braccetti. Togliendo queste 4 viti qua senza toccare nulla si riesce tranquillamente a togliere il braccetto, a rimettere quello nuovo e a rimettere tutte e 4 le viti, lasciando intoccati addirittura gli stand qui sotto, quindi tutto rientra tranquillamente all'interno dei propri fori senza problemi. Quindi all'inizio pensavo che questa cosa fosse scomoda, invece effettivamente la sostituzione del braccetto è una cosa che risulta facile. Se dovete fare manutenzione, praticamente questo è un frame che ragiona un po' al contrario, perché tutto è attaccato a questa base qui, ok? Quindi dovete rigirarlo, togliere questa piastra, si opera da qua. Il problema qual è? È che vi consiglio di tenere un po' i fili lunghi quando collegate la VTX, che è assicurata sempre alla base, e l'RX, che è comunque assicurata qui sotto, ok? Io adesso qui ho utilizzato un biadesivo, quindi non ho le fascette, però quando io stacco questo devo avere un po' di gioco, quindi vi consiglio di tenere un po' i fili lunghi in maniera tale che riuscite a staccare bene senza fare danni la bottom plate e ad operare agendo qui dal basso. Una volta superate le difficoltà dell'assemblaggio, volare con questo frame è un piacere incredibile, perché il centro di gravità è studiato benissimo, la lipo orizzontale e i motori, che sono allo stesso livello della lipo, accoppiano perfettamente il movimento del frame a quello degli stick. Questo rende il frame versatilissimo, tant'è che questo frame è il mio frame preferito quando vado all'interno del bando, perché mi dà un controllo che gli altri frame non mi danno, e questa è una cosa secondo me fantastica. Poi in particolare la lipo orizzontale nel freestyle ci consente di avere un controllo più accurato nei trick, quindi questo sicuramente è il punto di forza di questo frame qui. Un altro consiglio che vi do è che se avete il 4 in 1, in particolare questo Tekko, dovete stare attenti a lasciare la giusta distanza che c'è tra la base del 4 in 1 e il panino in carbonio. Io qui in precedenza avevo messo degli O-ring, quindi
e era tutto ammortizzato questa parte qua. Mi è capitato che durante un crash questa schedina si è schiacciata, ha toccato il carbonio ed è andato tutto questo pezzo è andato in cortocircuito e ho bruciato un 4 in 1. Quindi attenzione a lasciare la giusta distanza tra il 4 in 1 e la top plate. Se volete scegliere anche voi un Kakute V2, la cosa che vi consiglio è di mettere il giro, di posizionarlo all'interno, ok? Quindi di metterlo tra le due schedine, così è super protetto, non ci passano i fili dentro e permettiamo al giro di effettuare il suo lavoro senza problemi. Un'altra cosa che dovete imparare a fare è che, visto che il flight controller ha questa posizione particolare, quindi è collegato alla top plate, dovete imparare a effettuare il remapping su Betaflight. Ci sono diversi tutorial online, quindi non spendo parole su questa parte, però attraverso l'utilizzo della CLI nel configurator di Betaflight è possibile rimappare tutti quanti i motori e quindi posizionarli bene come più ci aggrada e soddisfacendo questa particolare posizione che è un requisito del Geco. Ovviamente poi dovete controllare anche la posizione invertita dell'FC, sempre attraverso il configurator. Una volta superata la tragedia iniziale dell'assemblaggio, che ripeto, più volte lo assemblate, lo disassemblate e più diventerete bravi a conoscerlo e sarete più veloci, ragazzi, con questo frame ci si diverte, che è una cosa fenomenale, vi dà la sensazione di galleggiare nell'aria e vi dà un controllo incredibile. Infatti questo è il frame preferito da me quando vado nel bando. Alla fine io 9 volte su 10 volo nei bando. È resistentissimo perché, ripeto, questo qua è un frame che ha visto tutti quanti i bando di Roma e alla fine i danni in 6 mesi sono stati un braccetto e quando ho effettuato il test con i braccetti da 5 mm, che vi sconsiglio ma tanto Firenze Frames non li sta producendo più, con il braccetto da 5 succedeva che non si rompeva il braccetto da 5 ma si andava a rompere il panino, che era ancora peggio perché bisognava smontare tutto, cambiare il panino e l'unica cosa comoda, che era la sostituzione del braccetto, non si poteva fare. Per fortuna adesso con i braccetti da 4 questa cosa non succede. Ultimamente me ne si è rotto uno e si è rotto perfettamente qui, quindi l'ho sostituito in un attimo. A seguire vi lascio elencata la mia configurazione, i PID di Betaflight. Nella descrizione sottostante trovate il link al sito dove acquistarlo e tutte le informazioni utili. Siete pronti a diventare i re del bando e del proximity? Questo è il frame che fa per voi, ragazzi. Fire.